Soraya rifiuta il falò di confronto col suo fidanzato Christian, ma praticamente va in scena un falò di confronto con il tentatore Dimitri. È proprio di questo che parlerò nel video. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Soraya, che finora ha distrutto Christian con le sue parole e anche con i suoi comportamenti, perché si sta avvicinando sempre più al single Dimitri, gli ha dato un'altra mazzata importante e pesante, perché, ripeto, io l'ho già detto anche per gli altri o le altre che hanno rifiutato i falò di confronto richiesti dai rispettivi fidanzati o fidanzate, è legittimo rifiutarlo, il programma lo consente, lo permette, quindi non si può dire nulla, non si può criticare più di tanto la scelta, però ovviamente va anche contestualizzata e analizzata in base alle diverse situazioni, perché c'è chi effettivamente magari lo chiede per un nulla e forse in maniera troppo anticipata. Qui Christian io credo che abbia visto e subito di tutto e di più, perché dopo essere stato bersagliato e anche deriso dalla sua stessa fidanzata insieme al resto dei single, dei tentatori che fanno parte appunto del villaggio delle ragazze, poi lui si è dovuto subire e sorbire anche questo grande avvicinamento che ha avuto Soraya nei confronti del single Dimitri. Ormai praticamente, lo ha detto anche lo stesso Christian, sembrano loro la coppia anziché Christian e Soraya, perché oltre ad essersi avvicinati tantissimo, i due hanno avuto anche una sorta di discussione semplicemente per il fatto che Soraya abbia detto a Dimitri che secondo lei lui sarebbe perso di lei, e invece Dimitri ovviamente ha tirato il freno a mano e ha detto aspetta un attimo, essere perso è un parolone, un po' troppo, e Soraya l'ha presa male. Soraya si aspettava invece di averlo ai suoi piedi. Lì credo che si sia un po' incrinato qualcosa tra i due, però poi hanno subito ricucito. Ma non lo so, fatto sta che sicuramente quello che ci rimane peggio è Christian, perché il fatto che a Soraya interessi così tanto che Dimitri sia preso o perso completamente di lei è molto molto rilevante per quello che potrebbe effettivamente provare Soraya, perché Soraya un po' di pentimento nei confronti di Christian l'ha mostrato a parole, dicendo che non vorrebbe farlo soffrire, ma con i fatti e con i suoi comportamenti sta facendo tutt'altro. Anche a parole inizialmente, perché comunque non c'è andata per niente giù leggera. Poi, dopo essersi sfogata sul suo fidanzato, però è passata ai fatti diventando sempre più vicina a Dimitri, perché inizialmente lo ha tenuto a distanza. Poi piano piano i due hanno stretto il rapporto molto importante che potrebbe evolversi nel corso delle prossime settimane, lo vedremo nelle prossime puntate, però fatto sta che quello forse sarebbe stato il momento giusto anche per Soraya di accettare il fallo dal mio punto di vista, perché io credo che abbia capito molto, poi anche Christian deve capire determinate cose e sono curioso di vedere poi come continuerà il loro percorso, dato che sono usciti degli spoiler interessanti, se poi effettivamente saranno verificati. Dal mio punto di vista, questa al momento è la coppia più interessante per le evoluzioni, perché sono delle evoluzioni un po' diverse in termini di dinamiche rispetto alle altre, perché le altre fondamentalmente hanno tutte il fidanzato che sbanda e che commette degli errori sia all'interno del villaggio sia nella vita reale, al di fuori, ovviamente li ha già commessi. Invece qui quantomeno abbiamo una situazione un po' ribaltata, che però non vede Soraya aver commesso degli errori fuori, ma li sta per commettere dentro. Sicuramente li ha commessi a parole perché è esagerato e è andata sul personale, così come anche nella coppia tra Andrea ed Iris. Andrea è andato molto sul personale, ha rivelato dei dettagli che secondo me non avrebbe dovuto rivelare, ha seguito la stessa linea di Soraya. Non so cosa pensino loro quando sono lì insieme agli altri o nel confessionale, però io credo che ci sia una linea che non vada attraversata, l'avevo già detto anche per Soraya qualche settimana fa e lo confermo anche per Andrea, che comunque si sta dimostrando non proprio un gentleman, anche semplicemente la frase che ha detto sul fatto che quando lui si mette a letto con una donna deve fare sesso, a me non è piaciuta per niente come frase, è una frase che gli è uscita male, ma dire che gli è uscita male forse è un eufemismo, perché io credo che lui abbia detto effettivamente quello che
che volesse dire, che intendesse effettivamente quello che volesse dire, e forse è anche peggio, perché se la frase ti esce male è un conto, se invece tu quello che dici lo intendi davvero, la situazione è ben peggiore, perché vuol dire che proprio è il tuo pensiero, è la tua mentalità, e credo appunto, per carità, poi ognuno è fatto come è fatto, ma sicuramente non è una posizione che condivido. Abbiamo anche conosciuto la coppia formata da Danilo e Francesca. Francesca onestamente mi sembra un po' esagerata nelle sue reazioni, un po' possessiva nei confronti di Danilo, devo dirlo. Anche Danilo però si sta avvicinando alla single Giulia, o meglio, è la single Giulia che sta facendo il suo lavoro da tentatrice, come hanno fatto anche altri tentatori, molto molto bene, e inevitabilmente fa innervosire e dà tantissimo fastidio a chi è dall'altra parte, come in questo caso Francesca. Però Francesca già dall'inizio, quando Danilo di fatto non aveva fatto nulla, e anche il gruppo, anche le altre ragazze, insomma, fidanzate, avevano sottolineato questa cosa, cioè il fatto che Danilo non avesse ancora mosso un dito e fatto nulla di male. Poi nei video successivi chiaramente Danilo ha iniziato un po' a sentirsi a suo agio con Giulia e a fare qualche passettino in più, senza ancora nulla di esagerato e di compromettente dal mio punto di vista, però è una situazione comunque da tenere d'occhio e da monitorare, anche perché i pregressi comunque, secondo quanto raccontato da Francesca, non è che siano proprio ottimali e buoni. Arriviamo anche alla coppia composta da Giovanni e da Sabrina. Qui Giovanni ha chiesto il falò di confronto immediato ancora una volta, vedremo se questa volta Sabrina si presenterà oppure no. Sono molto curioso di vedere come andrà a finire. Fatto sta che è una situazione che sta diventando simile a quella tra Soraya e Christian, dato che Giovanni è lì che guarda e che non può fare nulla, e invece Sabrina che si preoccupa di piacere al tentatore, che in questo caso è Lorenzo, insomma, chiamato Lori, invece non si preoccupa minimamente del fidanzato che è dall'altra parte, perché quantomeno a Soraya il problema, almeno a livello verbale, a parole, se l'è fatto di non voler far soffrire il fidanzato. Qui Sabrina proprio neanche ci pensa, ha completamente voltato pagina, lì è in un altro mondo praticamente. All'interno del villaggio c'è solo Lori, ci sono le sue compagne d'avventura, basta, poi non c'è nessun altro, non esiste nessun Giovanni, almeno questa è la sensazione che ha dato all'apparenza. E concludiamo questo video con la coppia che ha aperto la puntata, che è diventato un trio, con Alessandra, Rosario e Giada. Giada ha fatto vedere anche i screen delle chat, praticamente non ci sarebbe stato nulla con Rosario. Onestamente per me il dubbio rimane sempre, non lo sapremo mai fino in fondo, perché chiaramente se c'è stato qualcosa non è di certo una chat su WhatsApp che può smentirlo o provarlo. Provarlo magari sì, perché se ci fossero stati dei messaggi compromettenti sicuramente avremmo avuto una conferma, ma non è che possa smentirlo più di tanto, perché comunque ci sono anche altri canali di comunicazione, eh. Può esserci Instagram e Instagram era vuoto, può esserci Facebook, può esserci Telegram, che secondo me era un altro canale che eventualmente avrebbero dovuto controllare, o comunque possono tranquillamente essere anche eliminati i messaggi, eliminate le chat. Quindi secondo me il fatto che non ci fossero dei messaggi in quella chat di WhatsApp non è che provi più di tanto. Al di là di questo, diamo per buono quanto visto e quanto mandato in onda, però come immaginavo Alessandra è uscita separata da Rosario, ma non poteva essere altrimenti, sarebbe stato paradossale insomma che i due uscissero insieme. Ma Filippo Bisciglia ha già anticipato che tra i due non è finita, nel senso che l'ha posto come domanda, vedremo se è finito così, insomma il loro percorso si è interrotto in quel modo oppure se continuerà, ma a quanto pare se poni quella domanda vuol dire che è molto probabile che continui, anche perché Alessandra ha detto chiaramente di amare alla follia Rosario, e Rosario voleva uscire con lei, quindi è possibile che, come è accaduto l'anno scorso con i due avvocati che hanno fatto praticamente 3-4 falò di confronto prima di arrivare ad uscire insieme, anche qui magari ci possa essere un nuovo confronto su richiesta forse di Alessandra per rivalutare le loro posizioni. Vedremo se sarà così oppure no. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.